Sono Lorenza, vengo veramente da Milano, però abito poi ora qui alla Serra vicino e sono insegnante di storia dell'arte attualmente, però sono anche architetto. In questa parte di terra che sembra così un po' abbandonata tutta alla natura, anche tutta una serie di elementi che invece sono traccia assolutamente dell'uomo, che è quello che mi chiedo sempre andando qua, nel senso i gradini, il lavatoio, cioè la fontana, tutta questa parte, come dire, che fa parte sì, della natura e del paesaggio stesso, però che d'altra parte segna la presenza di un uomo che adesso non c'è più. Da una parte una cura molto molto accentuata e da una parte invece una trascuratezza che pure fa parte di quello che ha fatto l'uomo qua, insomma, che sta facendo ancora adesso. Il muretto a secco è una tecnica che, insomma, se ho capito bene, funziona quando la coltivi. Se non coltivi, il muretto a secco viene giù come ogni altro muro di architettura, insomma. Quindi, anche se non è per l'interno di una casa, è comunque un muro costruito. Il muretto in sé io lo trovo anche un po' dura, no? Come costruzione, cioè sì che ci piace, però dal punto di vista dell'impatto è una forma molto, molto invasiva della presenza dell'uomo sulla natura. Il muretto è assolutamente una forma di urbanizzazione dell'uomo, come una strada, come una città, e come queste ha un impatto molto forte, come un boulevard parigino, insomma. Certo, quello è fatto a Parigi e quello è fatto qua, però l'impatto è, è molto forte, poi è una necessità di urbanizzazione, però è un impatto molto, molto presente. L'unica cosa è capire che utilità ha tutto questo, perché ovviamente l'architettura, la costruzione ha sempre bisogno che l'uomo sia presente, altrimenti continua a diventare un rude. Quindi il muretto a secco ha senso ripristinarlo e ha anche senso, come dire, filologico, no? Cioè ripercorre un processo di urbanizzazione di questa parte. Dopodiché, come tutta l'architettura, se non è utilizzata e questo deve essere utilizzato per la coltivazione, non ha senso neanche mettersi a farlo.